Bene ragazzi, abbiamo di nuovo qui la gattona Sofì che ci fa da fortuna e che dovrebbe aiutarmi in queste lezioni, dovrebbe stare qua buona e conciliarmi la concentrazione, invece no, lei è una gatta piuttosto birbante che è graffia, che scalcia, quindi niente, vuoi salutare i nostri, non essere maleducata, saluta, saluta nello schermo, piccola Sofì. Va bene, lo lasciamo andare a giocare con la sua amica Bianchina. Vero che vuoi andare a giocare con Bianchina? Quindi la lasciamo e intraprendiamo la nostra ennesima lezione. Abbiamo parlato nella scorsa lezione, vi ricordate, di Innocenzo III, papa molto importante in questo nostro argomento. Abbiamo parlato di Innocenzo III da un punto di vista teologico, religioso, in relazione alla crociata di sterminio contro i catari o albigesi o ai nuovi ordini religiosi come francescani e domenicani. Adesso parliamo di Innocenzo III da un punto di vista politico e in particolare nel suo rapporto con Federico II di Svevia. Abbiamo già detto nelle lezioni precedenti che l'imperatore di Germania Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, muore dopo soli 7 anni di regno nel 1197, 7 anni di regno per modo di dire, perché Enrico VI non riesce in alcun modo a controllare i suoi vassalli tedeschi, i principi tedeschi che ormai gestiscono a pieno titolo il potere nei loro ducati, eccetera. Enrico VI, esattamente come il padre Federico Barbarossa sconfitto dai comuni, non riesce a controllare neanche l'Italia del centro-nord, dove ormai i comuni spadroneggiano. Enrico VI, però, attenzione, avrebbe anche un altro campo di interesse, il regno di Sicilia e di Napoli. L'abbiamo già detto e lo ripetiamo. Enrico VI infatti aveva sposato Costanza d'Altavilla, che era l'unica figlia dell'ultimo re normanno, ovviamente della famiglia della dinastia di Altavilla, che era morto, l'ultimo re normanno a Palermo, regno di Sicilia, possedevano anche Napoli, il regno di Napoli, era morto senza eredi maschi e quindi il figlio di Enrico VI e Costanza d'Altavilla si chiamava Federico, esattamente come il nonno, Federico Barbarossa. Quando Enrico VI muore, Federico ha soltanto 2 anni. Enrico VI non riuscì a ottenere il potere nel regno di Sicilia, però si può supporre che suo figlio Federico, siccome appunto discende anche da sua madre, che è un'Altavilla e che è la principessa dell'ultimo, la figlia dell'ultimo re normanno, possa diventare re di Sicilia. Quindi attenzione, piccolo Federico che ha 2 anni nel 1197 potrebbe assommare in sé un enorme potere, diventare sia re di Germania ed essere eletto imperatore di Germania, ma anche ereditare dai Normanni il regno di Sicilia e dei Napoli, cioè dopo i Normanni ci sarebbero gli Svevi, lui come re svevo. Innocenzo III è molto preoccupato di questa prospettiva. Abbiamo visto che incredibilmente riesce a farsi dare dalla famiglia di Altavilla, perché Federico non solo ha 2 anni quando muore il padre, la madre era già morta da tempo, è orfano, incredibilmente il Papa riesce a farsi dare, pensate, il tutoraggio del piccolo Federico. Innocenzo III diventa il tutore del piccolo Federico. Innocenzo III ovviamente ha paura che, questo è il motivo per cui tutti i papi, ancora più di lui, quelli precedenti e quelli successivi, odieranno sempre gli Svevi, perché gli Svevi erano molto forti, in particolare Federico avrebbe potuto, capite, stringere la Chiesa, il papato e il regno pontificio in una morsa, possedendo sia la Germania, l'impero, il Sacro Romano Impero,
e potendo quindi tentare di sottomettere anche i comuni del centro-nord, come aveva tentato di fare suo nonno senza riuscirci, sia anche la Sicilia e Napoli, e quindi capite, Roma e il papato sarebbe in qualche modo preso all'interno di una morsa. Quindi che cosa fa Innocenzo III, che ha la tutela del piccolo? Quando diventa maggiorenne, insomma, vabbè, all'epoca 14 anni, cioè nel 1208, attenzione, Papa Innocenzo III lo incorona re di Sicilia. Quindi attenzione, Federico II a 14 anni nel 1908 diventa re di Sicilia e di Napoli. Sembra concretizzarsi appunto la successione di un duca di Svevia, di uno svevo, al posto dei Normanni, che erano ormai nella loro linea maschile estinti. Che cosa succede? È proprio perché non vuole dare a Federico tutte e due le entità politiche, Regno di Germania, impero tedesco, Regno di Germania e Regno di Sicilia, che cosa fa Innocenzo III? Divide queste due cose, e infatti nel 1209, l'anno dopo, attribuisce il titolo di imperatore di Germania a Ottone di Brunswick. Capite? Un altro. E quindi attenzione, ma voi direte: è possibile che abbia tanto potere Papa Innocenzo III da nominare l'imperatore di Germania? Vabbè, nel caso del Regno di Sicilia, lui come amico della famiglia di Altavilla aveva il tutoraggio su Federico, ma nel caso dell'impero di Germania, certo, non è che Innocenzo III l'ha nominato proprio direttamente lui, Ottone di Brunswick, imperatore tedesco, però ovviamente ha agito, ha influenzato gli aristocratici della dieta tedesca, il Parlamento tedesco, che eleggono l'imperatore, ha chiesto e ottenuto che eleggessero Ottone di Brunswick. Federico però è fortunato perché immediatamente dopo averlo fatto imperatore di Germania, che cosa succede? Innocenzo III litiga con Ottone di Brunswick. Indovinate su che cosa? Avete indovinato. Sulla questione delle investiture dei vescovi, tanto per cambiare. E quindi gli toglie la corona. Innocenzo III toglie la corona a Ottone di Brunswick e la dà al piccolo Federico, d'accordo? Al piccolo Federico, che quindi potrebbe diventare, oltre che re di Sicilia, anche imperatore di Germania. Ottone non ci sta e affronta in battaglia Federico. Siamo ovviamente nel 1214, la battaglia ovviamente è la battaglia di Bouvines nelle Fiandre, di cui abbiamo già parlato. Vi ricordate perché? Perché è la battaglia con cui il re francese Filippo II Augusto sconfigge il re inglese Giovanni Senza Terra e recupera tantissimi territori che appartenevano agli inglesi sul suolo francese. Giovanni Senza Terra resta davvero senza terra, perde la battaglia di Bouvines. Quindi attenzione, la battaglia di Bouvines è combattuta dai francesi, Filippo II Augusto, che sconfiggono gli inglesi, Giovanni Senza Terra, si riprendono tantissimi territori, i re di Francia, che prima appartenevano agli inglesi. Questo l'ho già detto in precedenti argomenti. Come ho già detto, che in questa battaglia il re di Francia Filippo II Augusto, che vince, è alleato di Federico di Svevia, mentre il suo antagonista Giovanni Senza Terra d'Inghilterra, che perde, è alleato con Ottone di Brunswick, d'accordo? Quindi Federico II vince la battaglia di Bouvines, lo ripeto, di Bouvines, insieme al re di Francia Filippo II Augusto, sconfiggono Giovanni Senza Terra, re inglese, e il suo alleato ovviamente Ottone di Brunswick. Quindi questa vittoria nella battaglia di Bouvines ovviamente permette a Federico II di Svevia di diventare in maniera effettiva
l'imperatore di Germania, titolo che il Papa aveva chiesto e ottenuto che gli fosse dato in elezione dal Parlamento tedesco, però Ottone di Brunswick non era d'accordo, quindi Federico, capite, ha avuto bisogno di sconfiggerlo militarmente. Federico II sarà imperatore di Germania dal 1212 al 1250. Capite? Il Papa l'aveva nominato e quindi era stato eletto nel 1212, però lui per ottenere davvero il titolo ha dovuto 2 anni dopo, nel 14, sconfiggere a Bouvain Ottone di Brunswick. Resterà imperatore fino al 1250. Allora, voi direte, professore, lei ci ha detto che Papa Innocenzo III non vuole che Federico sia contemporaneamente imperatore di Germania e re di Sicilia. Infatti, che cosa fa Innocenzo III? Si fa promettere da Federico la rinuncia al trono di Sicilia. Cioè, capite, si scambiano le cose. Prima Innocenzo III aveva detto a Federico: ti faccio diventare re di Sicilia, ma non imperatore di Germania. Adesso vuole fare il contrario: ti ho fatto diventare imperatore di Germania perché quell'altro Ottone mi metteva i bastoni tra le ruote, però ti ho fatto diventare imperatore di Germania, però devi rinunciare al regno di Sicilia. Federico II promette, ma questa promessa non sarà mantenuta, anche perché poco dopo, nel 1216, Innocenzo III muore. E quindi attenzione, Federico II di Svevia ha un grandissimo potere, è sia imperatore di Germania, è re di Germania, sia re di Sicilia e di Napoli, resterà anche in questa posizione di re di Sicilia. Peraltro il nuovo Papa, l'abbiamo già citato nella lezione scorsa, Onorio III, accetta che Federico II abbia entrambi gli stati. Abbiamo già visto che Onorio III, il successore di Innocenzo III, Onorio III che regna sul Soglio di Pietro dal 1216 al 1227, abbiamo già visto che Onorio III è molto più tranquillo, pacifico, un pacioccone, d'accordo? A differenza del severo e intransigente Innocenzo III. L'abbiamo già visto, Onorio III è più malleabile, l'abbiamo visto la scorsa volta, vi ricordate, parlando del fatto che Onorio III, a differenza di Innocenzo III, decise di accettare i francescani. Quindi finché vive Onorio III, attenzione, Federico II non avrà problemi, inizierà ad averli quando Onorio III muore, d'accordo? Fino al 1227 non ha problemi. Come governa Federico II? Quali sono alcuni almeno dei suoi aspetti, degli aspetti principali di lui come imperatore di Germania, ma anche nel nostro paese come re di Sicilia e re di Napoli? Generalmente viene considerato, generalmente ehm, Federico II viene considerato come un abile politico, d'accordo? Un politico molto accorto che riesce a dominare completamente la situazione nel regno di Sicilia e nel regno di Napoli, sottomettendo i baroni, il potere degli aristocratici meridionali. Tutti sanno che questo non è in discussione, e tutti sanno che Federico II era anche un mecenate, un protettore delle arti e delle lettere. Non c'è dubbio, presso la sua corte, nel Palazzo Reale di Palermo, lui favorisce poeti, architetti, pittori, scultori, abbellendo Palermo con tante opere d'arte. Lui ha presso la sua corte c'è un cenacolo di artisti, no? I poeti del cosiddetto dolce stil nuovo, della scuola siciliana, i poeti della
non vorrei sbagliare, io non sono un insegnante di italiano, i poeti della scuola siciliana, no? Che saranno fondamentali nella nascita della letteratura in volgare italiano. Non c'è alcun dubbio, tra l'altro, che Federico II fosse una persona molto tollerante, molto più di quanto avveniva ai suoi tempi. I musulmani che erano molto numerosi in Sicilia, perché la Sicilia era stata governata in passato, come ricordate, dai musulmani, vengono tollerati senza alcun problema, quindi sia nei confronti dei musulmani sia nei confronti degli ebrei. Federico II ebbe una grande tolleranza, era un personaggio colto, sapeva leggere e scrivere, mentre molti sovrani della sua epoca non lo sapevano fare. Abbiamo citato anche il suo contemporaneo poco fa, re d'Inghilterra Giovanni Senza Terra, il quale l'anno dopo la sconfitta di Bouvines, l'abbiamo visto in un altro argomento, firmò la Magna Carta, firmò con una X perché Giovanni Senza Terra d'Inghilterra non sapeva scrivere. Invece Federico II era una persona molto colta, amante della poesia, delle arti, scrisse anche lui dei libri come quello sulla caccia al falcone, lui amava molto appunto la caccia, quindi un personaggio in anticipo sui tempi, un personaggio tollerante, un personaggio molto colto, un personaggio anche, possiamo dire, per niente bigotto. Questo iniziò a non piacere assolutamente ai papi. Si diffonde la leggenda, noi non sapremo mai se è vera o no, di un Federico II addirittura ateo, ma comunque anticlericale, che in qualche modo sottomette e umilia la Chiesa nel regno di Sicilia, nel regno di Napoli, non si spaventa delle pretese della Chiesa, tant'è vero che addirittura molti cattolici o anche presso l'ambiente papale Federico II inizia a essere visto come una figura demoniaca, insomma la sua tolleranza religiosa, lo vedremo, il suo apparente non essere molto coinvolto dalle cerimonie religiose non piacciono assolutamente ai papi. Quindi certamente una personalità molto interessante che ha molti meriti. Poi lui fa dei codici legislativi molto significativi. Nel 1231 lui dà le leggi all'Italia meridionale, sono le costituzioni di Melfi, ok? E poi lui farà anche la Costituzione di pace imperiale, Melfi quindi per l'Italia meridionale, il Regno di Sicilia, ma anche la Costituzione di pace imperiale, le leggi della Germania. E questo codice sarà scritto in parte da un suo collaboratore, Pier delle Vigne. Pier delle Vigne scrive la Costituzione di pace imperiale, d'accordo? Federico II amministra la Sicilia in maniera centralistica. Abbiamo visto che è la caratteristica del nostro meridione, ma anche la sua sciagura nei secoli è il centralismo che convoglia tutti i poteri e le competenze presso la capitale, in questo caso Palermo, e in qualche modo depaupera, fa andare in declino tutto ciò che non riguarda la capitale, o anche la seconda capitale, cioè Napoli, quindi la Puglia, la Calabria, altri territori del regno vengono abbandonati, ma questo non l'ha inventato lui, ricordate il centralismo, la centralizzazione, l'accentramento di potere nelle mani del sovrano, chiamatelo come volete, era già stata caratteristica dei Normanni e anche era già stata, scusate, caratteristica proprio dei Normanni, quindi anche Federico II di Svevia perpetua questo centralismo, questa politica di accentramento, centralizzazione non solo amministrativa ma anche economica, che toglie qualunque potere autonomo alle singole città. L'avevano fatto già i Normanni
Federico II accentua questo, e quindi Federico II è alla base anche di molti problemi dell'Italia meridionale. Spesso viene ricordato, no, come un grande personaggio in Puglia, perché lui fece anche costruire Castel del Monte, insomma è una specie di mito Federico II in Puglia. Qualche critica io potrei farla a questo andazzo. Noi siamo abituati troppo a esaltare sovrani stranieri. Lui era tedesco. Castel del Monte, poi ci sono delle leggende del tutto infondate su Castel del Monte, leggende esoteriche. Castel del Monte era uno dei tanti castelli fatti costruire da Federico II, una vera e propria rete castellare per controllare i territori, quindi i militari potevano spostarsi velocemente da un castello all'altro. Castel del Monte non è, come pensano molti, un unicum, forse un osservatorio astronomico, non si sa cosa serve. Era un castello che, come gli altri castelli, serviva per la difesa del territorio, cioè avevano funzione esclusivamente militare, per quanto dicano gli esoteristi pazzi di vario tipo. Semplicemente Castel del Monte è sopravvissuto perché si trova su un altipiano dove vicino non c'è niente. Tanti altri castelli simili sono stati distrutti o ricostruiti perché si trovano vicino o dentro le città, d'accordo? E quindi i pugliesi dicono: ecco la nostra gloria turistica, Castel del Monte l'ha fatta Federico II. E mo spesso si ricorda che Federico II veniva chiamato Puer Apulie. Puer Apulia è il ragazzo della Puglia, in realtà in questo caso significa figlio, no, figlio della Puglia, senza ricordarsi che questo appellativo era uno sfottò, era un appellativo negativo. I tedeschi lo chiamavano Puer Apulie per criticarlo, d'accordo? Per dire: ma come? Tu te ne stai lì in Puglia, in capitanata, nel territorio di Foggia, a fare la caccia al falcone. Quindi lo chiamavano Puera Puglie. È un termine dispregiativo. Puera Puglie significa terrone, d'accordo? Ha questo più o meno significato. Non si sa perché, però i pugliesi lo esaltano, lo celebrano, eccetera, come un loro grande sovrano. Lui non amava niente della Puglia tranne il territorio di vicino Foggia dove faceva la caccia al falcone. Per esempio, lui ha sempre disprezzato Bari e la terra di Bari, e poi comunque molti pugliesi esaltano Federico II, anche se Federico II, come vi ho appena detto, è proprio il principale responsabile del declino della Puglia, a cui vengono tolte tutte le risorse, tutte le autonomie, perché tutto viene accentrato in Sicilia a Palermo e in Campania a Napoli. Quindi se c'è qualcuno che proprio ha affossato definitivamente la ricchezza di Bari, di Taranto, di altre città della Puglia, togliendo ogni privilegio, togliendo tutti i soldi, i finanziamenti alla Puglia, quello è proprio Federico II, che in maniera strana viene considerato un grande eroe in qualche modo, un loro grande sovrano dai pugliesi. Certamente riesce ehm, a regnare in maniera centralizzata, in maniera forte sul regno di Sicilia. Però lui c'è un problema che spesso viene sottovalutato. Lui si disinteressa totalmente dalla Germania, sta vicino Foggia a fare la caccia al falcone, non risiede in Germania. Lui fa governare per un certo periodo la Germania dal figlio Enrico. Come re e imperatore di Germania, Federico II è un disastro. Federico II è all'origine della frantumazione della Germania. La Germania viene totalmente abbandonata da lui e quindi le feudalità si rafforzano e si moltiplicano. Anche gli staterelli, i duchi, i conti della Germania si moltiplicano. Mentre territori come Francia, Inghilterra, Castiglia, Aragona,
ma la stessa Sicilia che governava lui, vedevano un sovrano sempre più forte e un feudalesimo sempre più debole, vassalli sempre più sottomessi al sovrano. In Germania, che invece lui si rifiuta di governare, succede esattamente l'opposto, che una serie di feudatari e di preti, di nobili e di preti rozzi prendono sempre più il potere in assenza di un potere centrale e quindi spadroneggiano nobili aristocratici che la Germania si frantuma in centinaia di entità feudali, ma che a differenza dei comuni italiani non sono piccole entità che non sono piccole entità che producono cultura, commercio, arricchimento come i comuni italiani. La Germania resta un posto appunto rozzo dove queste continue autonomie feudali sono in mano non agli aristocratici e ai borghesi illuminati dei comuni italiani, ma a preti e a nobili incompetenti, rozzi, e quindi la Germania, anche a causa di Federico II, diventa un posto rozzo, primitivo, provinciale rispetto agli altri paesi d'Europa. Federico II è alla base, è una delle cause di questa degenerazione, di questa arretratezza della Germania. Basta pensare che durante il suo governo, non governo dell'impero tedesco, la Germania perde anche dei territori, in particolare la Borgogna, che era sempre stata considerata parte della Germania e che viene invece conquistata dalla Francia. Quindi Federico II come re di Germania è veramente un disastro. Spesso questo non viene ricordato. Allora, abbiamo un nuovo papa dopo il più malleabile Onorio III, Gregorio IX. Gregorio IX, come tanti altri papi, anche lui odia gli svevi, li considera troppo potenti, troppo pericolosi. In più, Federico II ha una fama di anticlericale. Gregorio III regna sul soglio di Pietro dal 1227 al 1241. Gregorio IX, sin da quando viene eletto papa, inizia a pensare come liberarsi di Federico II, che lui odia. Vuole costringerlo a fare una crociata, d'accordo? Impone a Federico II una crociata. Ovviamente la sua speranza è che Federico II non torni dalla crociata. Le crociate erano diventate impossibili, no? Ai musulmani, l'abbiamo visto parlando delle crociate, in quel momento, insomma, 1241, in quel momento, siamo nel 1227-1228, erano diventati fortissimi i musulmani, non era più possibile conquistare Gerusalemme da parte dei cattolici. Gregorio IX invece ordina a Federico II di conquistare Gerusalemme, sapendo che è un compito impossibile, per avere il pretesto, insomma, di toglierselo proprio di torno oppure di litigare con lui. Federico II, molto tollerante e molto moderno, con i musulmani del Mediterraneo orientale, i turchi e gli altri musulmani, lui aveva iniziato a commerciare, preferiva fare affari piuttosto che fare guerre. Ok? Quindi Federico II non vuole partire per questa crociata, accampa delle scuse, dice prima al Papa non mi sento bene, poi dice il tempo non è favorevole, fa troppo freddo, poi gli dice ma le navi non sono ancora pronte, e il Papa si spazientisce, lo scomunica appunto nel 1227. Ricordate che la scomunica implicava la rottura del giuramento di fedeltà da parte dei vassalli, quindi Federico inizia a avere problemi perché gli si ribellano, il Papa li aizza, no? Quindi gli si ribellano
i vassalli tedeschi, quindi decide finalmente di partire per la crociata, arriva in Terra Santa, ma non vuole assolutamente combattere, tra l'altro sarebbe impossibile. Che cosa succede? Si accorda con il sultano che gli dà il titolo di re di Gerusalemme, quindi incredibile, Federico II, anche perché firma con il sultano anche lucrosi accordi commerciali, continua commerciava con il sultano, adesso lo fa ancora di più, va a Gerusalemme, firma un accordo economico con il sultano in cambio gli dà il titolo di re di Gerusalemme, ricrea il regno cristiano di Gerusalemme, e sembra incredibile, Federico II conquista Gerusalemme per volontà del sultano con un accordo commerciale. Il Papa ovviamente non è contento, gli dice ma tu dovevi ucciderlo, dovevi fare una guerra, dovevi sterminarli questi musulmani, com'è che ottieni Gerusalemme in base ad ad un accordo, d'accordo? Quindi addirittura il Papa, sembra incredibile, indice una crociata contro di lui, contro Federico II. Ma come? Federico II dice, ma come, io mi sono accordato con il sultano, abbiamo il regno di Gerusalemme, io sono il re di Gerusalemme, no, al Papa ovviamente non va bene, d'accordo? Non va bene, quindi viene scomunicato, viene una crociata contro di lui. Io rischio di confondermi perché Federico II nella sua vita verrà scomunicato ben 3 volte, incredibile, credo che sia un record storico, proprio un record mondiale. Iniziano le guerre perché Federico II, come il nonno Federico I Barbarossa, vuole sottomettere i comuni del centro-nord Italia e i comuni non ci stanno, non tutti, ricordate che anche contro Federico Barbarossa non tutti erano contro di lui, dei comuni, alcuni erano a favore dell'imperatore. Ora si diffonde in tutta Europa, proprio in questo periodo, la dizione di Guelfi e Ghibellini. I Guelfi sono coloro che sono a favore del Papa, attenzione, i Guelfi sostengono il Papa, ok? Mentre invece i Ghibellini sostengono l'imperatore. In tutta Europa si diffonde questa terminologia. L'origine dei termini guelfo e ghibellino è incerta e poi è comunque inutile ricordarla. Quindi ovviamente i comuni ghibellini si alleano con Federico II, mentre invece i comuni guelfi si alleano col Papa Gregorio IX o anche i papi che vengono dopo di lui. Questa importantissima terminologia Guelfi e Ghibellini, attenzione, esisteva già in Germania, ma con un significato molto molto diverso. Guelfi e Ghibellini erano i sostenitori o della casata di ehm, Svevia, i Ghibellini, oppure della casata di Baviera, i Guelfi. Quindi non c'entra niente papi imperatori. Inizialmente Guelfi e Ghibellini erano le fazioni in contrasto tra il duca di Baviera e il duca di Svevia, d'accordo? Poi questi termini prendono un altro significato in tutta Europa. Guelfi, quelli che stanno col Papa, Ghibellini, quelli che stanno con l'imperatore. Papa Gregorio IX non vuole che l'Italia meridionale e l'Italia settentrionale siano conquistati da Federico II, la Chiesa si troverebbe in mezzo e quindi ovviamente si unisce si unisce ai comuni guelfi contro Federico II. Quindi i comuni guelfi più il Papa combattono contro Federico II e i comuni ghibellini. Come suo nonno Federico I Barbarossa, Federico II si trova in guerra con i comuni del nord Italia. Ricordate la Lega Lombarda, viene rifondata, riformata la Lega Lombarda ovviamente tra le città guelfe.
C'è un primo, inizialmente riescono ad accordarsi Papa e Imperatore Federico II nel 1230, però ben presto riprende la guerra. Inizialmente Federico II coglie numerose vittorie, per esempio Federico II sconfigge i comuni guelfi nella battaglia di Cortenuova nel 1237, d'accordo? Nel 1237. Ehm, Federico II viene poi scomunicato nel 1241, quindi per la seconda volta viene scomunicato nel 1241, i principi tedeschi sono di nuovo in guerra civile, guerra contro di lui. Alla fine Federico II perde. Attenzione, Federico II viene scomunicato poi una terza volta da un nuovo papa, non più Gregorio IX, Innocenzo IV al Concilio di Lione nel 1245, quindi si trova tre volte scomunicato, d'accordo, Federico II, e in particolare due scomuniche proprio durante la guerra contro i comuni. A un certo punto i comuni vincono esattamente come avevano vinto con il nonno Federico I Barbarossa, d'accordo? La vittoria definitiva è a Fossalta, la Lega Lombarda vince per la seconda volta, aveva sconfitto l'imperatore Federico Barbarossa, sconfigge anche il nipote Federico II di Svevia a Fossalta nel 1249. E niente, esattamente come il nonno, Federico II deve rinunciare a sottomettere i comuni. Sconfitto definitivamente dai comuni e dal Papa nel 1249, Federico II muore nel 1250. Molti dicono politico, abile e accorto, però in realtà Federico II muore senza che la sua creazione politica possa avere alcun seguito dopo di lui, d'accordo? Possa avere alcun seguito dopo di lui. Che cosa succede quindi degli Svevi? Ci sono due figli, in realtà un figlio illegittimo, un figlio adottivo, se non ricordo male, di Federico II. I suoi dei figli sono Manfredi e Corradino. Manfredi e Corradino, in realtà aveva un altro figlio, Corrado IV, che però muore subito, d'accordo? Muore credo 4 anni dopo, nel 1254. Restano i due figli, uno illegittimo, l'altro adottivo, Manfredi di Svevia e Corradino di Svevia, i quali hanno tutti contro il Papa, appunto, e i comuni. Manfredi e Corradino non riescono a mantenere saldamente il potere, non riescono a mantenere saldamente il potere, tuttavia Manfredi riesce a impadronirsi del regno di Sicilia nel 1258, quindi i ghibellini, i comuni ghibellini, perché non sono tutti guelfi, hanno finalmente un punto di riferimento nella loro lotta contro il Papa e contro i comuni guelfi. Manfredi hanno come punto di riferimento e centro di potere Manfredi, re di Sicilia, figlio di Federico II, re di Sicilia nel 1258. Riusciranno Manfredi e Corradino a mantenere il potere degli Svevi in Italia e magari anche in Germania, oppure vinceranno i Guelfi e il Papa e al posto degli Svevi arriverà come nuovo padrone straniero dell'Italia meridionale un'altra dinastia? Forse molti di voi sanno già la risposta. Noi continueremo a parlare di questo nella prossima lezione. Continuate a seguirmi e arrivederci.